Bene, buongiorno cari amici astrofotografi, perché questo video è dedicato soprattutto a voi. Vi mostro come funziona SnapRaid nell'ambito dell'astrofotografia e ovviamente quindi è utilizzabile anche in qualunque contesto in cui ci siano tantissimi file anche abbastanza enormi statici, per cui una volta archiviati difficilmente questi file potranno essere eliminati o modificati. Questo consente di ottimizzare il più possibile il parco dischi, soprattutto visto adesso il costo enorme raggiunto. Consente di avere un sistema di failover dei dati, in modo tale che se uno o più dischi si rompono totalmente o parzialmente sia possibile sempre recuperare le informazioni, a patto di avere abbastanza dischi poi, come vedremo, di parità. SnapRaid è un progetto open source, tra l'altro sviluppato da un italiano in gambissima, super utilizzato in tante soluzioni. Non è un vero e proprio RAID come lo si può pensare, cioè un RAID online a cui siamo normalmente abituati, ad esempio sui server, quindi RAID 1 con dischi di 1 a 1, RAID 5 con il disco di parità e gli altri dischi eh, collegati per i dati. Sono dati, sono RAID, questi RAID normali classici, che sono sempre in linea. SnapRaid invece deve essere chiamato al bisogno. Quando si vuole la protezione RAID deve essere chiamato al momento, ma per chi utilizza per chi nell'ambito fotografico utilizza sistemi di RAID, solitamente sono sistemi di RAID sprecati, perché necessitano di molti più dischi per il controllo della parità della protezione. SnapRaid invece, vediamo, utilizza almeno un disco. Com'è che funziona? Essenzialmente la cosa è decisamente semplice. Noi abbiamo, io ho creato in questo caso 5 dischi da 1 giga l'uno. Ovviamente nel mio caso potrebbero essere 5 dischi USB da 4 tera collegati a un hub USB. Un disco viene dedicato alla parità, quindi inutilizzabile. Abbiamo, in questo caso facciamo finta di utilizzare solamente 2 dischi dati. Il disco di parità ha una caratteristica ben precisa: deve essere di dimensioni superiori o uguali al disco più grande, per cui se l'hub 2 fosse un disco da 1 tera e l'hub 3 fosse un disco da 3 tera, il disco di parità deve essere 3 tera o più. Questo è una cosa fondamentale per il funzionamento di SnapRaid. SnapRaid cos'è che fa? Calcola una sorta di parità tra i dischi collegati e li salva sul disco di parità. Si rompe un disco, parzialmente un disco, non è un problema. Lui calcola per differenza la parità tra il disco di parità e l'altro disco e determina il dato da recuperare. Se aggiunge un altro disco, il disco di parità è sempre 1. L'importante è appunto che sia di dimensioni superiori o uguali al disco aggiunto. Così pure ne si aggiunge un quarto, se ne possono aggiungere 1000, che il disco di parità può essere sempre solamente 1. È ovvio che un disco di parità copre la rottura di un altro disco. L'autore dice che copre anche la rottura di più dischi, ovviamente in posizioni diverse. Quindi se si rompe un settore all'inizio nel primo disco di dati e un settore alla fine o al mezzo, per esempio, dell'altro disco di dati, riusciamo a recuperare entrambi i dischi. È ovvio che se uno ha informazioni decisamente importanti, un disco di parità può andare bene. Se ce ne sono altri due, è meglio aggiungerne uno e ogni n dischi vengono aggiunti. Dopo l'autore dà, in base a determinate statistiche, delle sue proposte. Quindi io ho creato
questi dischi, vediamo SnapRaid si scarica da snapraid.it, versione 64 bit o x86, e Linux invece lo si carica direttamente dal repository della propria distro. Per Windows c'è una bellissima GUI Elucidate che si scarica, appunto lo consiglia qua, si apre una pagina GitHub e lo si scarica dalle release, si scarica l'installer e lo si installa. Una volta caricato, seguendo le istruzioni, si decomprime il programma SnapRaid per Windows in una cartella, si installa l'altro programma e lo si lancia. La configurazione è semplicissima, si dice dov'è il disco di parità, in questo caso è il mio disco G da 1 giga, dove sono i 2 dischi dati, e basta, punto. La configurazione è semplicissima. Caso specifico, io ho allora il disco G e il disco dati, io ho delle cartelle con delle fotografie, facciamo finta che siano dei set enormi, li copio su un disco, ok, e vedete che nei settings il disco J è il primo disco coperto. Andiamo nell'altro disco e copiamo le altre due, ok. Ecco, io adesso ho caricato delle informazioni su entrambi i dischi. Benissimo, primo passo, sync cosa vuol dire? Sync controlla le parità dei dischi, calcola le parità dei dischi e le salva sul disco di parità. Infatti vedete ha creato nel disco G, nel nostro caso è il disco dove c'è solo la parità, ha creato un po' di informazioni. In questo momento quindi i dati sono protetti, ok? Tant'è che se noi vogliamo controllare la sua integrità, oppure anche addirittura si consiglia di fare ogni tanto degli scrub del sistema, lui controlla la parità a caso in base a determinati file o determinati settori e verifica se effettivamente i dati non sono corrotti o non sono stati persi, e nel caso avvisa prima di andare avanti col tempo e creare magari dei problemi di dati non corretti e salvati. Cos'è che può succedere? Può succedere che un disco si rompa. Nel caso in cui il disco si rompa, magari al momento non ve ne accorgete più avanti, ve ne accorgete quando dovete aprire il file, ed è per quello che conviene fare degli scrub costanti. Memo, SnapRaid non è un programma di backup, anche se può essere utilizzato come programma di backup, cioè tra un sync e l'altro dei dischi, se un file dovesse essere modificato o cancellato è possibile recuperarlo, ma se nel momento in cui fate un secondo successivo sync, il file che avete cancellato lo perdete per sempre. Per cui se vi affidate a SnapRaid per un backup, per andare a recuperare dati compromessi, cancellati, modificati, crittografati, non è il prodotto giusto. Questo prodotto voi state tentando di accedere a un file e questo file è illeggibile. Io ad esempio, in questo caso facciamo finta che l'illeggibilità sia dovuta proprio all'illeggibilità, l'ho cancellato e allora è come se il mio programma non riuscisse a leggerlo. Quindi facendo check lui dice attenzione, guarda che ci sono dei file che potrebbero essere messi nel recovery file. Vedete che lui ha trovato una differenza tra lo stato attuale nel disco J, dice guarda nel disco J io dovrei trovare questo file che però non trovo, lo vuoi recuperare? Sì, lo recupero, e lui dovrebbe
scusate, dovrebbe averlo recuperato, vediamo se è vero. No, non è vero. Ok, seleziona tutto. Ok, ecco, l'ha recuperato. Questo potrebbe essere appunto un file corrotto, un file cancellato o un file, un settore rotto o addirittura l'intero disco rotto. E nel momento in cui, attenzione, una persona dovesse cancellare il file volontariamente o modificare il file volontariamente e andare a rilanciare il sync, questo file verrebbe perso per sempre. Quindi sostanzialmente il discorso è questo qui. Noi abbiamo dischi, quindi il disco 1 che è il disco di parità e lo possiamo assegnare noi, deve essere un disco quindi delle dimensioni almeno uguali se non superiori al disco più grande di dati che viene caricato, che viene aggiunto al nostro RAID. I dischi dati sono dei dischi tranquillamente normalissimi, non devono avere nessuna caratteristica particolare. Possiamo aggiungerli quando vogliamo, quindi anche in questo caso noi vogliamo in settings dire vogliamo aggiungere anche il disco, cos'era, M ed N, li aggiungiamo trascinandoli nella figurina qua e lui automaticamente mette in protezione, scusate, salvare, li mette in protezione facendo un bel sync. Mettendo un bel sync va a mettere in protezione anche gli altri dischi. Lui adesso ha trovato un dataname duplicato perché trova lo stesso nome del disco. Problemi di demo, questa è una demo su dei dischi appena creati. Comunque, come vedete, basta aggiungere qualunque tipo di disco, qua potrebbero essercene 1000, che SnapRaid con un solo disco di parità riesce a gestirlo. Qui vedete anche tutte le varie informazioni, il manuale, il support, tra l'altro il nostro amico, il nostro connazionale ha fatto un lavoro meraviglioso. Provatelo perché la conclusione di questo discorso è anche quello di poterlo provare e tornare indietro quando si vuole, cioè SnapRaid non ha bisogno di un suo file system, non ha bisogno di formattare i dati, di formattare i dischi, di avere delle informazioni particolari salvate, per cui lo si può aggiungere o togliere quando si vuole. È solamente un disco nuovo da dedicare e quindi non vi trovate bene con SnapRaid, volete altre soluzioni, tranquillamente prendete il disco di parità, lo riutilizzate per altre cose. Volete cancellare quello che SnapRaid ha creato sul vostro disco, basta cancellare questo file che sono i dati di sincronizzazione presenti sul disco e siete a posto e tornate come prima. Volete andare avanti, fare aggiornamenti con le nuove versioni nuove, è semplicissimo, ci pensa lui a convertire tutte le informazioni.